Buonasera amici e benvenuti. Siamo in compagnia dell'ingegner Corrado Paitoni, General Manager dell'azienda Ecube. Buonasera ingegnere e benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, di cosa si occupa la sua azienda? Ecube nasce nel 2011, quindi sono 11 anni, nel settore dell'automazione e della robotica. Però grazie a importanti collaborazioni è da qualche anno che ci si dedica al settore degli impianti per il settore ambientale e del riciclo dei rifiuti, quindi l'estrazione di materie prime e seconde dai rifiuti. Ah, e da questi rifiuti cosa si estrae soprattutto? Il rifiuto, Gas? No, allora, il rifiuto praticamente è una composizione variegata di vari materiali. Che rifiuti parliamo? Parliamo di rifiuti industriali e noi ci stiamo specializzando nell'estrazione delle plastiche, Ecco. per poter essere riciclate e riutilizzate. Certo. Qual è la mission di Ecube? La mission è proprio la progettazione e la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti, quelli che oggi sono chiamati processi end of waste, quindi la fine, diciamo, del rifiuto che viene poi convertito in materia prima e seconda. Che poi possa essere Può essere riutilizzato in altri industrie. processi, esatto, perché come dicevo il rifiuto fino a se stesso miscelato, cioè le varie materie, plastica, alluminio e così via, le destinazioni sono discarica piuttosto che inceneritori, Certo. mentre invece i nostri impianti le prendono, le laviamo, le separiamo, facciamo una riduzione volumetrica e soprattutto con le plastiche si possono riutilizzare poi in altri processi. Quindi le rendete riutilizzabili, questo è un Economia po' il circolare, processo. esattamente. Ecco, e quindi fate innovazione voi? Facciamo innovazione. Ecube, venendo dal mondo dell'automazione robotica, ha una vocazione. Noi facciamo automazione tutti i giorni, quindi i nostri clienti ci chiamano per migliorare i processi produttivi, ridurre i costi di smaltimento. Quindi per noi Industria 4.0, intelligenza artificiale, deep learning, visione artificiale sono pane quotidiano. Quindi avete un raggio piuttosto ampio di applicazioni? Abbastanza ampio, pur essendo un'azienda relativamente piccola, ma abbiamo un'ampia gamma di applicazioni e di prodotti. E in quali settori operate soprattutto? Noi continuiamo a fare automazione robotica industriale perché è il nostro vecchio core business, ma come dicevo negli ultimi 3 anni abbiamo focalizzato tutti i nostri sforzi sul settore ambientale. Noi abbiamo questi impianti che fanno riciclo, che vanno dal settore del legno, settore dei metalli, ma ci siamo specializzati, come ho detto, nel recupero delle plastiche. E qual è la vostra ultima innovazione, se ce l'avete? L'innovazione è con orgoglio che posso dire che è 2 anni che abbiamo questo impianto presso le cartiere di Verzuolo che serve per riciclare lo scarto pulper della cartiera. Questo è un problema che gli addetti del settore sanno. Lo scarto pulper è un misto di metalli, appunto plastiche, che viene prodotto dal processo di riciclo della carta da macero. Questo attualmente... Quindi il riciclo ha uno scarto, il riciclo della carta da macero, un rifiuto un 10%, che deve essere in qualche modo riutilizzato. Esatto, non è carta, ok? Quindi sono metalli, dicevo plastiche, i metalli in genere è facile recuperarli, le plastiche un po' meno. Difatti il nostro sistema riesce a separare le varie tipologie di plastiche producendo delle plastiche leggere alla fine, che poi è il 90% dello scarto plastico, ok? E il 90% è possibile recuperarlo. Questo è molto importante. Perché questa soluzione è dirompente? Dirompente, come dicevo, perché noi riusciamo con dei processi esclusivamente a freddo, quindi senza l'aggiunta di agenti chimici, di solventi, quindi è completamente green, a recuperare queste plastiche e per la cartiera ha un risparmio del fino al 90%, ovviamente dipende da tanti fattori, però fino al 90%, mediamente 80-90% dello scarto, quindi dei costi di smaltimento. E questa soluzione è tutta vostra, l'avete inventata voi, l'avete Questa ideata voi? Nasce già da da ricerca e sviluppo che abbiamo fatto, iniziata nel 2015. 2 anni fa, intorno al 2019, fino al 2019, siamo riusciti a chiudere questa commessa importante. Da questa cartiera prima era Gruppo Burgo, oggi Gruppo Smurfit Kappa, e abbiamo questo impianto vero, quindi non è un impianto pilota, ma è un impianto vero che tratta... Quindi quali sono i benefici per la cartiera e per l'ambiente, se vogliamo sintetizzare? Esatto, per la cartiera quello che dicevo è il risparmio, il primo è il risparmio economico,
perché oggi i costi di smaltimento arrivano fino a 200 certo. euro a tonnellata, quindi ok, però riusciamo a far recuperare alla cartiera l'acqua e la fibra di carta che è ancora contenuta all'interno. La fibra di carta per la cartiera vale triplo perché vuol dire meno carta in ingresso, meno carta smaltita. Quindi meno materia prima, diciamo, esatto, da acquistare. Vale meno materia prima da acquistare e quindi vale 3 volte. Quindi per la cartiera grossissimo. E per l'ambiente quindi c'è meno inquinamento. Per l'ambiente c'è il discorso, come dicevo, delle plastiche, quindi meno plastiche nell'ambiente. Sappiamo che il problema delle plastiche nei mari è un problema a livello mondiale. Noi riuscendo a recuperare il 90% delle plastiche, il 90% delle plastiche tornano in circolo produttivo. Qual è il vostro modello di business? Noi abbiamo individuato 2 modelli di business, uno per le cartiere medio-grandi, dove abbiamo questo processo completamente in-house, quindi noi entriamo in cartiera e abbiamo i 2 processi, sia quello di lavaggio e di separazione e quello di trasformazione delle materie plastiche. E un altro modello invece un pochino più ridotto per le cartiere medio-piccole, dove in cartiera installiamo solamente la prima fase, quindi il lavaggio e il riciclo delle plastiche, e la pulizia delle plastiche, mentre il riciclo lo facciamo noi nelle nostre sedi autorizzate, ritirando la plastica dalla cartiera. Ho capito. Voi dove siete siti? Noi siamo in provincia di Brescia, zona all'inizio della Valtrompia, a Bovezzo. Ho capito. Sì. Senta, ma si risparmia CO2 riciclando le plastiche? Quanta si risparmia? Allora, fare un calcolo è abbastanza difficile, complicato. però noi complicato perché dipende da tanti fattori, però noi sappiamo che produrre 1 chilo di plastica da idrocarburi si mettono nell'ambiente 6 kg di CO2. Riciclando 1 chilogrammo di plastica si emettono nell'ambiente 200 grammi, quindi 30 volte meno, che sono legati al consumo di energia elettrica, perché di fatti questo è. Se noi poi pensiamo che l'energia elettrica in futuro può essere completamente, comunque green, in buona parte green, quindi si abbatte completamente. Diciamo che si abbatte tantissimo. Direi che questa è una buona notizia, finalmente il ingegnere ci ha dato delle buone notizie. È una soluzione. La ringrazio del suo intervento e le auguro buon lavoro. Grazie. Arrivederci di nuovo.